so funny. Ognuno si fa i cazzi suoi. Hey guys, I'm Izu. Guess which season and episode I'm from? Comment down below. Enjoy the video. Ciao a tutti e benvenuti al PDS TV. Questo è un altro episodio. Oggi abbiamo, come potete vedere sul tavolo, abbiamo cibo, abbiamo pizza, patatine, nuggets, insalata, perché questo è un mukbang e vuol dire che mangeremo e parleremo allo stesso tempo. Io sono Kelly. Io sono Peace. Io sono Isra. Io sono Rudy. Io sono Emanuela. Il titolo di questo video innanzitutto è Glow Up 101 e poi abbiamo una nostra ospite, come prima si è introdotta, Emanuela, e oggi tutti noi parleremo del Glow Up 101. Un glow up tipo è una transizione da come eri prima a come sei adesso, tipo una transizione di elevazione, qualcosa del genere. Poi metteremo cosa significa sullo schermo. Ma Glow Up, qual è la differenza fra Regno Unito e Italia? Il glow up che noi abbiamo subito o che si subisce in generale? Beh, per me prima di tutto un po' quando vai in Inghilterra è anche il trucco, cioè nel senso che là tipo se vai a scuola è una cosa, tipo quando sei in Inghilterra tipo il trucco è una delle cose più fondamentali lì, e nel senso che quando forse sei nel college ti devi tipo fare un trucco in un modo per essere, non so, o per apparire più presentabile o qualcosa del genere. Mentre per me tipo in Italia quando ero qua, cioè non è che ti devi truccare per forza, vero? Nel senso ti puoi fare solamente il mascara. Cioè nessuno sta lì a guardarti, ti stai Infatti, cioè, non è come, sì. Non è come tipo in Inghilterra dove ci sono persone che ti dicono oh, your eyebrows o your thing, cose del genere. E per me tipo in Inghilterra ti fa, cioè nel lato positivo un po' ti fa sapere come fare il trucco in un modo decente. Esatto. Infatti. Qual è il trucco? Per me il glow up, che per me si subisce anche nel Regno Unito, è anche un glow up mentale. Sì. Perché quando tu vai là è come se la tua autostima si rafforza. Comunque, parlando del glow up, io ho avuto specialmente un glow up mentale, perché ho notato che quando sono in Inghilterra avevo come più libertà di fare quello che volevo. Come parlando dei miei capelli afro, se ero in Italia e camminavo con gli afro, tutti mi dicevano ma che cos'è questa cosa? Infatti ti dicevano essere un pagliaccio. Sì, ma invece quando sei in Inghilterra e sei con i capelli afro, loro sanno che cosa sono i capelli afro, perché là ci sono tante persone di diverse culture e per loro è una cosa normale, non è come qua in Italia che Cioè non è che stanno lì a chiederti domande stupide. sì, non è che sono là a dire posso toccare i capelli? No, momento. La cosa dei capelli un po'. Mi ricordo che ero in classe e io avevo i capelli afro naturali, però nel senso che loro sono furbi, perché la ragazza mi fa oh che bei capelli che hai, e subito mi aveva fatto così prima di dire posso toccare, e dire subito toccati e io ero io quindi un po' cioè lo fanno un po' anche loro alla fine. Infatti. È vero. Sì, ma loro sono più svelti, scusa, perché non ti lo chiedono subito. Oppure quando ti vedono con le trecce, non è che stanno lì a farti domande stupide come le attacchi. È vero. Soprattutto le trecce ogni volta, ma com'è che li fai? Ma quante ore ci impieghi a farle? Cioè ogni volta dicevo come 4 ore. Ma mio Dio, quanti sono 4 ore? Ma anche un'altra cosa relativa alle trecce è che tipo io quando ero in Italia qua mi facevo tipo colori più sobrio, colori più calmi, colori più freddi, perché non volevo che qualcuno parlava, però quando arrivi in Inghilterra tu puoi fare qualsiasi colore vuoi e non c'è gente che ti fa oh ma è un po' troppo esagerato, ma esagerato. Non ti si fanno gli affari loro. Infatti sì. Se vuoi farti i capelli, non so, blu chiaro, vero, cioè sono affari tuoi, cioè ti puoi fare così viola, infatti ti puoi perché fare. in altre parole ti lasciano esprimerti come vuoi. Cioè se qua sei pregiudicato. Infatti. Quindi un marroncino, non so, un biondo un po' cioè un po' leggero, non un biondo così forte. Infatti già mi ricordo in classe che c'era una che in classe mia qua in Italia
si era tinta i capelli di rosso acceso fuoco. E la prof le dice: ma cos'è questo nuovo colore? Io ero come, ma sarà da fare i suoi se li vuole rosso fuoco, cioè. Invece qua ti dicono su queste cose, ma non dovrebbe, perché dovresti esprimerti come vuoi te, siamo giovani e ti capita di voler esprimerti in A parte maniera... quello, cioè a scuola quello che deve fare l'insegnante è spiegare e basta, non devo usare. Dopo mi deve mandare a farsi gli affari dello studente, così. Vero, vero. Ma anche con le mie unghie, cioè ma proprio mi fa. Ma non sono tutte con le unghie. Cosa ti interessa? Infatti, proprio per lasciarti esprimere in maniera come vogliono loro, perché se anche una cosa che io ho capito è che se voi dite no, queste persone lo vanno a fare comunque, capito? Vero? E tu dici no, non capelli, non volete i capelli verdi, non volete i capelli blu, poi alla fine loro vanno a fare quello che vogliono, cioè è inutile che... Quindi parlando di stile, quello che ho notato da quando sono qua a Verona è che cioè, tutti hanno uno stesso stile e sono come, ma come fai a essere unico? Cioè, tutte le persone si mettono i shorts, stesse scarpe, cose del genere. Comunque mettiamo un attimo disclaimer, sono dei pareri personali, non ci stiamo giudicando. È vero, per favore, non perché riceviamo dei commenti un po'. Continuando sì con le cose del stile. Cioè, in Inghilterra ho trovato il mio stile, il tipo di persona che mi piace, cioè il tipo di stile che mi piace colori come accesi, che sono un po' stravaganti, però a me piacciono. E non è che qualcuno mi commenta, ma quello non va bene, anche se mi commentano cose del genere, per me, cioè non ho problemi. Se mi piace quel colore acceso, come un fucsia, me lo metto e basta. Non devo mettermi in nero perché devo essere come tutti gli altri. È vero, perché ti puoi mettere anche colori tipo appariscenti, cioè non è che qualcuno ti dice su perché ti metti colori appariscenti, cioè ti metti e basta. Cioè, ecco perché un po' mi piace lo stile americano, perché loro si possono anche esprimere tanto come vogliono sui colori. Ma invece anche una cosa che ho notato in più dell'Inghilterra è che trasferendomi là ho visto che loro erano tanto sul nero, tutti nero, devi metterti scarpe nere, vestito nero, giacca nera. Diciamo che per un po' io avevo fatto quella cosa, però poi ho detto anche io, questo non è il mio stile, perché mi sto comportando così, mi sono svegliata, cioè. Guys, I'm just here for the food. LOL! Cioè, più che altro no, direi in Inghilterra, cioè tutti hanno più la libertà di esprimersi, cioè uscire come, cioè vestirsi come vogliono, toccarsi come vogliono, senza essere quindi tanto giudicati rispetto a qua. Secondo me sarà una cosa bella, perché nel senso lì cioè, siamo tutti più liberi, ognuno fa più quello che vuole senza il vecchio che sta lì a guardare sul balcone che si mette lì a giudicare o cose così, come fanno qua. Cioè, è vero, perché qua in Italia le telecamere sono i vecchi. Esatto, a parte quello qua passi davanti a un bar o entri in un ristorante o cose così, tutti lì a fissare, cioè di là non è così, cioè, no, ma sul stadio anche in Inghilterra vedi anche gente che fa cose strane, nessuno caga. È vero, poi invece cammini o cammini, ma anche è normale, è naturale camminare, no? Ieri quando stavamo tornando a casa, no? Non so se voi avete visto che c'erano due anziani che ci stavano osservando in maniera e ero come, cioè io mi sono guardata dietro per vedere ma cosa c'è. Se tu adesso vieni a qualcuno e gli dici a me non mi sta bene come ti stai, ti dicono oh io chiamo la polizia adesso e tu vai in galera subito. Ma invece qua non ci sono leggi che ti dicono che non puoi parlare alla gente in maniera qua se tu non fai come fanno loro ti dicono su e ti dicono su. È vero, perché là ci sono anche persone con bici strane, stranissime, anche strane. Ma vedi gente per lì che fa robe strane, no sul serio. È vero, è vero. Ma tutti lì, tutti vanno avanti, si fanno gli affari loro, non costano lì a guardare, cioè. Anche se guardi, cioè, cosa fai? Cioè, non fai niente, continui a guardare, anzi, cioè. Che ti posso fare più facile tutto. Cioè, non per, nel senso. Adesso secondo te quello è anche il glow up? Sì, secondo me sì. Cioè, il fatto che qua studi tantissimo, però alla fine. Sì, capisco quello che dici, perché ti fa la vita un po' più semplice, è vero. Ma non solo per quello, ma non neanche solo, ma non solo per quello, anche l'ambiente scolastico, anche ognuno si fa gli affari suoi, anche lì a cioè, capito? Ovviamente ci sono. No, io capisco quello che tu intendi, perché io vorrei aggiungere su quello che ha detto Emanuela. Là non stiamo dicendo che il sistema scolastico in Italia è molto diverso da quello in Inghilterra. Un giorno però proveremo a spiegare molto in dettaglio, però adesso vi spieghiamo superficialmente. Là i voti in Inghilterra
non sono basati su delle relazioni personali che hai con gli insegnanti, perché là gli insegnanti non ti danno i voti che ti serviranno per la classe successiva. I voti vengono dati da persone professionali che sono parte di una cosa chiamata exam board. Tu fai questo esame, queste persone non ti conoscono, tu non le conosci, fai l'esame, queste persone ti fanno, ti correggono il tuo test e tutto, mettono il voto. Invece qua in Italia è un'altra cosa, perché i tuoi voti vengono corretti da persone che, vabbè, conosci, Vedi tutti i giorni. vedi tutti i giorni, e se tu per esempio non stai simpatica a una prof e a un prof, alla fine ti possono mettere un voto che neanche ti meritavi in maniera positiva, ma sia negativa. Allora quello che sto dicendo è che mi piace di più la professionalità là, perché ti prende la vita un po' più, non è più facile perché devi sempre studiare e fare le cose, ma ti rende la vita a tuo agio. Sì, non ti senti tanto sulle spine ogni singola volta quando vai a scuola, sai che studi e le tue cose che fai vengono corrette, bla bla bla, e la vita va avanti. Esperienza personale, mi ricordo tipo che quando ero bambina, no? Cioè nel senso non ero così come sono adesso, ovviamente tutti crescendo cambiano, o diventano più belli o diventano come diventano. Per me tutti diventano belli perché siamo creazioni di Dio, no? E mi ricordo tipo che da bambina c'era sempre un uomo che continuava a chiamarmi Ogni Mushesha. Ma ragazza di dov'è? Tipo lui veniva a casa nostra, no? Era un amico di famiglia e non so, continuava a dirmi sempre Ogni Mushesha, che anch'io certe volte andavo dentro in camera e continuavo a piangere perché non so, perché c'era questo uomo che È vero, perché non era una cosa soltanto per poco tempo, ma era una cosa che è successa per anni. Infatti, Ecco, potremmo anche dire che è un abuso verbale. per me è un abuso verbale, pensarci E anche un po'. mentale. E anche mentale, perché dopo io ci sono sempre rimasta male. Ho dovuto parlare con mia mamma, che mia mamma ha dato da questo tipo, ha detto, cioè basta ogni volta chiamarla. Però io mi ricordo anche che crescendo, che anche quando lui lo diceva, mia mamma mi diceva basta, non devi dire cose così ai bambini, perché tu non sai come questa bambina diventerà da grande. Lascia stare. E lui mi dice, ma no, al momento siamo più uscesce. Capito? Perché cioè era una cosa proprio, cioè sentirti sempre chiamare Ogni Mushesha, ma che cacchio ti ho fatto? No, Cosa voleva vuol dire? influenzare la Infatti per me voleva anche influenzarmi, così dopo un po' crescendo, Cioè, ti cioè saresti sentita tanto una... cioè come sono adesso, cioè cosa posso dire? No, perché è vero comunque, perché quando ci vediamo, sai, questi onku, cioè, diventi... Oh, un'altra cosa, è vero, quella cosa dei occhi. Mi ricordo che anche crescendo, sai quando sei teenager e tipo c'è un adolescente ti iniziano tipo a venire i brufoli? E a me mi venivano i brufoli tipo su tutta la fronte, avevo brufoli tutta la fronte e anche sulle ciglia. E certe volte tu stai là, hai finito da scuola, ci sono queste queste donne che continuano a passare, ti vedono, ti fermano, ti fanno non credo che ti stai lavando bene la faccia. Ma come fai a saperlo? Infatti! E poi ti consigliano prodotti che nel cielo sulla terra userai. Cioè, no. Potrebbe peggiorare la situazione. Grazie, che peggiorano la situazione. Cioè, prima di tutto, questi brufoli a me mi davano un mal di testa, cioè insopportabile. Dopo viene questa donna che mi dice che non mi lavo bene la faccia. Ma come fai a sapere se è là? Anti! Anti, cioè! Ma proprio, cioè io ero là, quando tornavo da scuola mi mettevo tipo il dentifricio su tutti i brufoli che avevo, dovevo fare 2000 cose, sono andata tipo dal dermatologo per tutte diverse cose. Dopo mi fanno ma se stai crescendo, sei un adolescente, dopo stai sbagliando, cose del genere, però ogni volta ci sono sempre queste anti che continuano a dirmi su, cioè certe volte era un po' pesante. Mentre in Inghilterra non posso dirti su perché è una Ma è proprio la differenza che c'è. Cioè, i neri che ci sono di là si fanno gli affari. Cioè, in Inghilterra tutti si fanno gli affari loro. Sì! Ma si può! Cioè, voi? No, io dico una cosa anche su di me che è successo crescendo come una teenager qua in Italia. Cioè c'erano queste anti che sono, se non sapete, africananti, mi dicevano, io no, crescendo ero diventata un po' paffutella all'età di 14 anni, allora non era tanto magra,
e poi si sa che qua in Italia c'è una taglia particolare. Una taglia perfetta. Una taglia perfetta, Diciamo. Ideale. Io però Non rientravo nella taglia ideale, no? Ero paffuta. Allora c'erano questi anti, mamma mia, questa bambina è tutta cicciottella, tutta così. Cicciottella o cicciolata? Ma che mangia! Cioè io dicevo a mia mamma, ma che cosa ho fatto io? 14 anni, poi ok, 15 anni la situazione era ancora così, 16 anni era ancora così, poi a 17 anni ho iniziato un po' a perdere peso. Ma dopo, aspetta, dopo mi ricordo che un giorno quando stavamo passando la Popolone c'era una anti che ti fa, ma tu stai diventando come me? Ha detto che alla 16 anni, no, mi dice quest'anno, no, 15 anni, quest'anti mi dice stai diventando come me, adesso io come, poi io vado a casa, no, neanche, ero ritornata dalle medie, allora avevo come 13 anni, ecco 13, ma ero un po' ma neanche tanto per poterla attenzione, io ho anche foto per farti vedere, neanche tanto per poter, però lei dice, I can remember, io ho detto, ok, un attimo, io vado a casa, dico a mia mamma, ma c'era una auntie che mi diceva che sto diventando come lei, mia mamma mi dice, describe this auntie for me. Io faccio descrizione di quest'auntie, dico, mamma, questa auntie è alta, però non è che ha tanto un fisico cioè ha un fisico come si dice a me, no, perché alta, non ha tanto, vabbè, sedere tutto dentro, qua tutto così, cioè, le cosce, no, aveva come le cosce molto piccole, sì, però qua sopra era molto grande, cioè sembrava molto una cosa, non si capiva, non so se riusciva a vedere gli altri. E poi io ero andata a casa mia mamma, ha detto non pensarci sul santo, io però sono andata in camera mia, poi ho iniziato un po' a piangere e stavo dicendo al Signore, ma che cosa ho fatto io che mi dicono su, perché non è soltanto quella anti, ce n'erano altre e continuavano a dirmi sulla stessa cosa, poi ero come basta, non si può continuare così, perché diciamo anche parlando di glow up, quando sei teenager siamo in una fase di età che stiamo cambiando, il nostro corpo sta subendo cambiamenti, allora se venite voi, ditela ai vostri anti che mi dicono o ho un cu che mi dicono a dire queste cose, non va tanto bene, perché l'autostima te la vogliono rovinare per, sì, per vita. Ci sono certi che sono rovinati per vita e vogliono cambiare tutto, cioè dicono, secondo me forse non sono una bella ragazza, forse dovrei essere un uomo, non so. È vero! Lo so! Perché non sappiamo cosa hanno subito anti! Cioè, infatti quello è vero. E vi ringraziamo per aver guardato, iscrivetevi, and more videos are coming in English language, so stay tuned. Thanks for watching, bye, see you in the next one.